Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Padoviev Advanced Accelerator Applications a Novartis Company. Ultimo aggiornamento, 24 gennaio 2022. Cos'ha Padoviev? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Padoviev durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Padoviev? Padoviev è un farmaco a base del principio attivo fluorodopa 18F, appartenente alla categoria degli radiofarmaceutici diagnostici e nello specifico altri radiofarmaceutici diagnostici per la rilevazione di tumori. È commercializzato in Italia dall'azienda Advanced Accelerator Applications a Novartis Company. Padoviev può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Padoviev 222 mBq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino multidose da 0,5 a 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Advanced Accelerator Applications SA. Concessionario: Advanced Accelerator Applications a Novartis Company. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo fluorodopa 18F. Gruppo terapeutico: radiofarmaceutici diagnostici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: medicinale solo per uso diagnostico. Padoviev è indicato per l'uso con tomografia a emissione di positroni, PET, negli adulti e nella popolazione pediatrica. È utilizzato per procedure di diagnostica per immagini neurologia e oncologia. Neurologia. La PET con Padoviev è indicata per la rivelazione della perdita delle terminazioni neuronali dopaminergiche funzionali nel corpo striato. Può essere usata per la diagnosi di malattia di Parkinson e per differenziare tra il tremore essenziale e la sindrome parkinsoniana, malattia di Parkinson, PD, atrofia multisistemica e paresi supranucleare progressiva. Oncologia. La PET con Padoviev, tra le varie modalità di imaging diagnostico, consente un approccio funzionale a patologie, organi o tessuti nei quali l'aumento del trasporto intracellulare e della decarbossilazione dell'amminoacido di idrossifenilalanina, DOPA, rappresenta il target diagnostico. Le seguenti indicazioni sono state documentate in modo particolare. Diagnosi e localizzazione di iperplasia focale a carico delle cellule insulari beta in caso di iperinsulinismo in neonati e bambini. Diagnosi e localizzazione di paragangliomi in pazienti che presentano una mutazione genetica della subunità della succinato deidrogenasi. Localizzazione di feocromocitomi e paragangliomi. Stadiazione: feocromocitomi e paragangliomi. Tumori neuroendocrini ben differenziati dell'intestino medio, digiuno, ileo, valvola ileocecale, appendice, colon ascendente. Localizzazione in caso di ragionevole sospetto di malattia recidivante o residua. Tumori cerebrali primitivi di ogni grado di differenziazione. Feocromocitomi e paragangliomi. Carcinoma midollare della tiroide con aumento dei livelli di calcitonina nel siero. Tumori neuroendocrini ben differenziati dell'intestino medio, digiuno, ileo, valvola ileocecale, appendice, colon ascendente. Altri tumori endocrini dell'apparato digerente quando la scintigrafia dei recettori della somatostatina A negativa. Posologia. Popolazione pediatrica. L'uso in bambini e adolescenti deve essere valutato attentamente in base alle esigenze cliniche e considerando il rapporto rischio/beneficio in questa categoria di pazienti. L'attività da somministrare in bambini e adolescenti può essere calcolata come segue, secondo le raccomandazioni dell'unità operativa della European Association of Nuclear Medicine, EANM. Si consiglia vivamente la modalità di acquisizione PET 3D, utilizzando la seguente formula. Attività somministrata mBq uguale 14x fattore di moltiplicazione, mostrato nella tabella seguente, attività minima uguale 14 mBq. Qualora fosse disponibile solo la modalità di acquisizione PET 2D, utilizzare la seguente formula.
Attività somministrata MBQ uguale 25,9x fattore di moltiplicazione, mostrato nella tabella seguente. Attività minima uguale 26 MBQ peso chilogrammi, fattore di moltiplicazione, peso chilogrammi, fattore di moltiplicazione, peso chilogrammi, fattore di moltiplicazione 3, 1, 22, 5 e 29, 42, 9 e 14, 4, 1 e 14, 24, 5,71, 44, 9 e 57, 6, 1,71, 26, 6 e 14, 46, 10, 8, 2 e 14, 28, 6 e 43, 48, 10 e 29, 10, 2,71, 30, 6,86, 50, 10,71, 12, 3 e 14, 32, 7 e 29, 52, 54, 11 e 29, 14, 3 e 57, 34, 7,72, 56, 58, 12, 16, 4, 36, 8, 60, 62, 12,71, 18, 4 e 43, 38, 8 e 43, 64, 66, 13 e 43, 20, 4,86, 40, 8,86, 68, 14. Popolazione adulta e anziana. In oncologia, l'attività generalmente raccomandata per gli adulti è compresa tra 2 e 4 mbq/kg di massa corporea. Questa attività deve essere adattata in base al tipo di camera PET/CT utilizzata e alla modalità di acquisizione, somministrata mediante iniezione endovenosa lenta in circa un minuto. In neurologia, l'attività generalmente raccomandata per adulti è compresa tra 1 e 2 mbq/kg di massa corporea. Questa attività deve essere adattata in base al tipo di camera PET/CT utilizzata e alla modalità di acquisizione, somministrata mediante iniezione endovenosa lenta in circa un minuto. Insufficienza epatica/danno renale. È richiesta un'attenta valutazione dell'attività da somministrare perché copyright in tali pazienti è possibile un aumento dell'esposizione alle radiazioni. Modo di somministrazione. Per uso endovenoso. La fluoro 18F L-dopa deve essere somministrata mediante iniezione endovenosa lenta in circa un minuto. Per uso multiplo. L'attività di Padoviet deve essere misurata con un calibratore di dose immediatamente prima dell'iniezione. Il prodotto deve essere somministrato solamente per via endovenosa, onde evitare l'esposizione alle radiazioni dovute a stravaso locale, oltre ad artefatti nelle immagini. Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale, vedere paragrafo 12. Per la preparazione del paziente, vedere paragrafo 4. Acquisizione di immagini. Neurologia. Acquisizione dinamica di immagini PET del cervello durante i 90-120 minuti immediatamente successivi all'iniezione, oppure acquisizione PET aerostatica Euro-S a partire da 90 minuti dopo iniezione. Oncologia. IOMI. Acquisizione statica del cervello tra 10 e 30 minuti dopo l'iniezione. Carcinomi midollari della tiroide. Acquisizione statica corpo intero a partire dai primi 15 minuti dopo l'iniezione, possibilmente con un'acquisizione successiva centrata su focolai identificati durante il periodo precedente. Tumori neuroendocrini dell'intestino medio. Acquisizione corpo intero 1 ora dopo l'iniezione, possibilmente con un'acquisizione precoce, prima dello sviluppo dell'attività fisiologica biliare, centrata sull'addome. Paragangliomi. Acquisizione corpo intero da 30 minuti a 1 ora dopo l'iniezione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Possibili reazioni di ipersensibilità o anafilattiche. In caso di reazioni di ipersensibilità o anafilattiche, la somministrazione del medicinale deve essere interrotta immediatamente e se necessario, si deve dare inizio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Carbidopa. Prima della somministrazione di Padoviet, l'uso di carbidopa può aumentare la biodisponibilità di Padoviet al cervello, inibendo l'attività della decarbossilasi periferica e limitando il metabolismo periferico di Padoviet con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Padoviet durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Padoviet durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Quando ha prevista la somministrazione di radiofarmaci a una donna in età fertile, è importante determinarne l'eventuale stato di gravidanza. Qualsiasi donna che abbia saltato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Gli effetti sulla capacità di guidare e di utilizzare macchinari non è stata studiata.
Effetti indesiderati. Gli eventi avversi riportati sono presentati mediante la classificazione per sistemi e organi e con una frequenza non nota. La frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di somministrazione di radiazioni in sovradosaggio con fluorodopa, 18F, la dose assorbita dal paziente deve essere ridotta, ove possibile, aumentando l'eliminazione del radionuclide dall'organismo mediante diuresi forzata e svuotamento frequente della vescica. Popolazione pediatrica. Non riportati. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri radiofarmaci diagnostici per la rilevazione di tumori. Codice ATC V09X05. Meccanismo d'azione. La tomografia a emissione di positroni, PET, con Padoviev riflette la captazione di fluorodopa. Proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. Studi effettuati su soggetti umani sani dopo somministrazione di fluorodopa, 18F, hanno dimostrato una distribuzione ubiquitaria dell'attività in tutti i tessuti corporei. Captazione negli organi. Fluorodopa, 18F, dati preclinici di sicurezza. Gli studi tossicologici sui ratti hanno dimostrato che con una singola iniezione endovenosa di Padoviev non diluita 5 ml/kg non vi è stata occorrenza di decessi. Inoltre, una singola, elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili. Sodio cloruro 9 mg/ml. Sodio acetato. Acido acetico. Sodio citrato. Acido citrico. Acido ascorbico. EDTA. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.